pensate che questo è solo un piccolo anticipo di quello che vedrete questa sera a Super Brain. Ma prima vi voglio presentare le 5 supermenti in gara questa sera. Alberto Cignoni, il ragazzo con il super udito. Giuliano Migliarini, capace di vedere il pelo nell'uovo. Caterina Ciccarelli, la maestra che sa tutto dei suoi studenti. E ancora Pasquale Mazzarelli con i suoi calcoli super veloci. E infine Giovanni Guzzo, l'uomo con il super tatto. Scaldate i cervelli perché Super Brain sta per cominciare. Seconda puntata di Super Brain. Che belli che siete! Super Brain, il programma dedicato alle supermenti. E vi dirò che anche questa sera abbiamo 5 concorrenti in gara, 5 Super Brain che riusciranno a stupirvi, ad emozionarvi, a lasciarvi davvero con la bocca aperta. E poi sarete voi, tutti voi che darete il giudizio finale e assegnerete i 20.000 euro in palio. Quindi avete una grande responsabilità. Ci saranno però come sempre ad aiutarvi 3 giudici straordinari. Che adesso... Eccomi qua, straordinario. Che ci fai lassù, Dario? No, dicevo, io sono tornato a portare che cosa? Delle menti straordinarie, dei provinanti, dei ragazzi che faremo i provini qui per la 9ª edizione, fra 9 anni. 2 edizioni ho scelto questa e quella del 2063, per cui i ragazzi faranno il provino stasera. Sì, ma non posso parlare con una persona, così mi viene la cervicale. Può mi scendere? piacerebbe molto, no, per contratto io innanzitutto tutta la serata qua e poi mi raggiungerà mia zia che ha 89 anni e alcuni familiari e ceneremo qui, per cui io Dai, per favore! No, il problema è ora salire, c'era una scaletta, me lo ha la scaletta e me la sarò così. Chissà chi è stato, non come c'è più la scendo e scaletta. caga, mi spacco tu va bagno, mi spacco. Maledetti! Scinna, bascia! Ci provo a scendere, maledetti! Oh, eccolo qua! Con l'agilità di una gazzella! Allora, conduco con te? Non so, dovrei farlo io, però se ti entra la mia giacca. Vabbè, arrivederci. A dopo, Dario Bandiera! Allora, dicevamo prima che anche stasera a giocare con noi e ad aiutarvi a giudicare chi si porterà a casa i 20.000 euro, una giuria d'eccezione. Ve li presento subito. L'attrice e modella, la bellissima Aida Jespica. Ciao! Benvenuta Aida, che bello averti qui. Grazie mille, buonasera a tutti. Grazie. Prego Aida, ti puoi accomodare. Grazie. E poi, sempre nella nostra straordinaria giuria, lo scrittore, il giornalista, il divulgatore fantascientifico Roberto Giacobbo. Che bello rivederti! Ma quante ne sai? Quante ce ne dirai? Chi lo sa? Vedremo insieme, Tante. scopriremo insieme. Tante. Prego, accomodati Roberto, grazie. E adesso lui è amico mio, ma è anche, direi forse soprattutto amico vostro. Lui è il conduttore, lui è il re dei quiz. Con noi questa sera Amadeus.
buonasera, grazie. Buonasera. Ciao! Ma che bello, io 5 minuti fa ero da te, tu adesso sei da me. Cioè, noi ci Ero scambiamo. preoccupato quando mi hai invitato a Super Brain, ma non per fare il modesto. Ero preoccupato, è un programma troppo intelligente. Poi ho visto che avevi Dario Bandiera e mi sono tranquillizzato. Dico, posso chiaro. andare anch'io? Ma certo che sì, ma ci mancherebbe pure. Meno male che c'è Dario. Grazie, Vado, grazie. vado. Ah no, ti voglio però anticipare una cosa. Sì. Io ti farò fare delle cose stasera. Ok, allora vado, ciao. No, non mi fare bandiera pure tu, ormai sei qua, vai a sederti e Ma io preparati. non sono capace. Ne vedrete. Cose facili, Non lo so, vedi Cose le facili. stesse che mi fai fare tu quando vengo Non mi da fare te. memorizzare cose difficili. Grazie Ama, grazie mille. Allora, cominciamo con la nostra gara. Come vedete, il nostro studio è stato trasformato in una pista per fare acrobazie con le biciclette, perché la prima supermente è proprio un appassionato di BMX freestyle, che sarebbe, per quei pochi che non lo sanno, BMX è un tipo di bicicletta, freestyle sono quei salti, quelle giravolte che fanno appunto con le biciclette. Lui, pensate che ha soltanto 9 anni e non sta mai con i piedi per terra. Conosciamo insieme Alberto Cignoni. Mi chiamo Alberto Cignoni, ho 9 anni e vengo da Savona. La mia specialità sono le BMX. Le conosco così bene che so tutti i rumori che fanno. Se potessi, starei tutti i giorni allo skate park a vedere quelli più bravi di me. Poi, tutti i salti che ho visto, li riprovo a casa. Alberto è in continuo movimento, cioè, l'unico momento in cui sta tranquillo è quando su internet guarda i video di questi campioni di BMX. Ogni tanto mi piacerebbe fare una pedalata rilassato con mio figlio. Niente, Alberto sempre a manetta. Oggi ho 3 BMX, un monopattino, 2 pattini e 3 skate. Se vinco, i miei genitori non hanno più scuse, mi compro una mini moto. Ed eccolo qua, Alberto! Benvenuto Alberto! Amore! E quindi, se stasera vinci, ti comprano la mini moto. Sì, proprio così. Avete fatto una promessa? Ogni promessa è debito. Bene! Sono più emozionati i tuoi genitori di te. Allora, per fare la tua prova, noi abbiamo bisogno di una persona che ci aiuti e che sia brava. E allora passava questo ragazzo prima in bicicletta qua fuori. Guarda, ti dispiace entrare un attimo? Vediamo un po' se è arrivato. Può entrare? Ed è proprio Alessandro Barbero, grazie Benedetta, campione internazionale di BMX freestyle. Benvenuto Alessandro. Grazie mille, sono molto contento di essere qua. Tu sei il mito di questo bimbo. No, anche lui è il mio mito, volevo sottolineare Lo questa capisco, cosa. Sì. Lo capisco. Ci conosciamo un po' di anni. Ma tu quanti video guardi di Alessandro su internet? Guardo i video su internet quando ho tempo libero, dopo aver fatto i compiti. Certo, c'è mamma e papà, va detto. E poi cerchi di rifare gli stessi salti suoi? Sì, proprio così. Te ne mancano ancora tanti? Un po'. Qualcuno, piano piano. Quasi. Ce la farai, Bene. ce la farai. Alberto, tu ami così tanto la BMX che sostieni di riuscire a riconoscere i salti e le evoluzioni che farà Alessandro soltanto dal rumore della ruota della bicicletta che batte sopra queste pedane. Ok? Proprio così. Proprio così. A me piace perché tu sei proprio sicuro di te stesso. Bravo, a 9 anni così devi essere. Alessandro, ti vuoi preparare intanto? Perché sarà Alessandro che farà queste evoluzioni. Intanto vediamo in cosa consiste esattamente la prova di Alberto. A ruota libera. Il concorrente, bendato, deve indicare il nome di 6 evoluzioni su 30 compiute da un atleta in bicicletta ascoltandone il rumore delle ruote su una pedana. La prova si svolge in 3 manche. Quindi Alberto, 3 manche
In ogni manche tu dovrai indovinare 2 salti, quindi sono 6 in tutto. Non hai possibilità di... non puoi sbagliare però. Ma tanto tu sei bravo, che ti importa? Va bene. Allora, dobbiamo far entrare subito la seduta di Alberto. Eccola qua. Guarda, l'abbiamo fatta con le gomme delle macchine, hai visto? Proprio per te. Ti piace? Sì. Perfetto. Allora ti puoi accomodare. Facciamo entrare per favore Maura, che deve chiaramente bendarlo. Ok, lo bendiamo, mettiamo anche le cuffie perché lui sentirà in cuffia il rumore delle ruote che battono appunto qua dietro, amplificato per poter capire quali sono i salti che sta eseguendo Alessandro. Bene, grazie Maura, siete bellissime ragazze, Maura e Benedetta, complimenti, veramente molto molto belle. Allora, Ama, perché fai questa faccia? No, perché ricordavo che anche io da bambino avevo la bici da cross, si diceva all'epoca, sì. E anche mia madre era come lui, riconosceva dalle sbucciature dove ero caduto per strada. Cioè, e quindi mi è venuto in mente mia madre che quando io tornavo e avevo proprio le ginocchia, diceva sei caduto all'angolo di via, e dico sì, poi quando avevo i gomiti ero caduto perché invece ero dall'altra parte, cioè. quindi, e poi dopo un po' ho capito che dovevo avere almeno i pantaloni lunghi. Esatto, sì, perché poi noi non è che avevamo questi paragi, no, non esistevano. Allora, ma io ho bisogno di te per questa prova. Tu dovrai scegliere 2 caschi fra questi che vedi blu e arancioni, il primo blu e il secondo arancione. Lo puoi anche indicare da lì, poi lo prendono le ragazze. Ti dico i numeri? Sì, perché dietro ogni casco c'è un salto. Allora, il primo blu. 4. Numero 4, grazie Benedetta. E uno arancione? 19. 19, prego Mauro. Grazie. Bene, allora facciamo vedere questi salti intanto alla telecamera. Eccoli qua, questo è il primo salto, questo è il secondo, ok? Dobbiamo mostrarli ad Alessandro che li deve eseguire. Grazie ragazzi. Intanto Alberto, va tutto bene? Sei concentrato? Sì. Perfetto, allora la tua prova a Super Brain comincia ora. Sei pronto? Sì. Pronto. Quando vuoi Alessandro, primo salto. Allora, Alberto, secondo salto. Allora, Alberto, quando vuoi, prenditi tutto il tempo che vuoi per pensare, mi dici qual è il primo salto. Primo salto, credo che era un tail whip in spina. Tail whip in spina, hai detto? Sì. Ed è esatto! Ok? Invece il secondo? era un flare. Flare, hai detto? Sì. Sei sicuro? Sicurissimo. Bravo, hai indovinato! Prima manche superata per Alberto, grande. Allora, ma altri 2 caschi. Direi 12 e uno arancione 7. 7, bene. Allora mostriamo subito questi 2 salti alla telecamera e agli amici a casa naturalmente. Ok, questo è il primo e questo è il secondo. Facciamoli vedere ad Alessandro. Che li deve eseguire? Alberto, sei pronto? Sì. Ok. Pronto. Primo salto. Ok? Possiamo andare avanti? Alberto? Possiamo andare avanti, Alberto? Sì. Secondo salto.
Alberto, il primo salto lo sai? Sì, il primo salto era un ice pick sul sub box. Ice pick su sub box ed è esatto. E il secondo salto? Il secondo salto credo che era un backflip. Un backflip ed era proprio lui, bravo! E siamo alla terza manche. Ah, ma ti dispiace scegliere altri due caschi, uno blu e uno arancione? Blu 16. 16? 1. Il primo, sì. Ok. Allora mostriamo i salti che dovrà eseguire Alessandro. Questo è il primo, ok? E quello è il secondo. Eccolo qua. Potete mostrarli ad Alessandro, grazie. Tutto ok? Allora, Alberto, ti ricordo che tu non hai possibilità di errore, che questa è l'ultima manche, e che se tu indovinerai questi due salti avrai superato la tua prova. Ok, pronto. Ok? Sei pronto? Sì. Benissimo. Alessandro, quando vuoi. E adesso secondo salto. Ok. Quando vuoi, Alberto. Posso riascoltare il primo trick, per favore? Possiamo farglielo risentire il primo trick? Prenditi tutto il tempo che ti serve, Alberto. Il primo trick credo che era un 360 tire tap. Ed è un 360 tire tap. Bravo! Alberto, l'ultimo. Il secondo trick credo che era un double tail whip. Hai detto Double tail whip. Sei sicuro, sì? Sicurissimo. Bravo, è giusto! Tutto! Bravo, sei stato fantastico. Vieni qua con me, hai superato la tua prova, vieni. E poi, tu non hai potuto vederlo, ma Alessandro ha fatto delle cose straordinarie. Adesso potete applaudire anche il nostro campione. Vieni con me, vieni. Bravo Alessandro. Oh, vi ho portato questo piccolo fenomeno. Beh, lui immagino che guardi sempre i fenomeni che ha alle spalle. Alessandro è proprio il suo mito. È il suo mito e credo che lui conti esattamente, lui sappia riconoscere la frenata, il momento del rumore della catena e esattamente quando la ruota colpisce insomma la pedana. Hai indovinato, proprio Bravo, così. hai vinto. Bravo. Allora dovete dare un voto da 1 a 9. Potete farlo con i vostri iPad, ditemi quando avete votato. Si è sentito il rumore del bacio che gli ho dato? Mi dispiace, lo so, ormai te l'ho dato. Ok? I nostri giudici hanno votato. Grazie Alberto, ci vediamo dopo. Vai a mangiarti un gelato, corri. Bravo! Allora, noi tra poco avremo la seconda Supermente, ma prima io vorrei che vi rendeste conto in prima persona della difficoltà
che provano queste persone. Noi ce ne rendiamo conto anche se non ci fai... No. Cioè, crediamo sulla fiducia, veramente, non abbiamo mai dubitato un attimo. Io so che voi morite dalla voglia di fare un test. Dai, dite. vabbè. Vero Aida? Brava. Io mi ero chiesto, ma speriamo ci sia un test. Io E quando infatti c'è. E allora guardate con molta attenzione quello che accade al centro del nostro studio. Ciao, sono Alexandra. Ciao, sono Virginia. Ciao, sono Serena. E io sono Virginia. Io sono Serena. E io sono Alexandra. Ciao, sono Virginia. Ciao, sono Virginia. Ciao, sono Virginia. Bene. Grazie ragazze. Allora, cari giurati, vorrei sapere da voi chi è Virginia? Allora, la prima a destra è Alessandra, Serena al centro e Virginia a sinistra? Quindi lei è Virginia, secondo te. Aida? Io credo che Virginia è quella prima. La Lei prima, è Virginia, sì. Serena. Ne abbiamo già due, Serena e Alexandra. No, Virginia è quella al centro. Certo. Quindi per uno di voi è la prima, per l'altro la terza e per l'altro la seconda. Volete cambiare? No, così almeno uno vince. Giratevi verso la telecamera, fatevi vedere bene a casa e allora ora vi sveliamo chi è Virginia. Eccola Virginia! Aida ha indovinato. Poi bisognerebbe capire se ha indovinato è stata fortuna. Fortuna. No, perché io le Ho vedo da 2 cambiato giorni quello di ancora non. Amadeus. Tu sei? Serena. E io Alexandra. Io le ho sbagliate tutte e tre, proprio. Scusa, ripeti? Una vinta. Ah, ma ripeti? Io le ho sbagliate tutte e tre? Sì. Cioè, meno male che ho a che fare con i parenti misteriosi, pensa, dovrei essere allenato, invece non è così. Allora, noi ringraziamo queste 3 splendide ragazze che tra l'altro sono 3 bravissime atlete che si stanno preparando per le selezioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020 per atletica. In bocca al lupo ragazze, grazie di aver giocato con noi. Grazie. Hai visto che... Ed erano 3 gemelle, pensa se erano 200 gemelli. 200 gemelli. Solo una supermente può riconoscere. Esatto, e noi ce l'abbiamo. È la prossima supermente. Perché la prossima prova, per superare la prossima prova, ci vuole veramente qualcuno capace di trovare il pelo nell'uovo, che non è facile, tu lo sai. Mi guardi con l'aria spaventata. No, perché io sono curioso, sono molto curioso, ok, quindi... No, non ci sono test adesso però. No, ma io mi diverto anche a perderli, pensa. Bene. Conosciamo insieme Giuliano Migliarini. Mi chiamo Giuliano Migliarini, ho 47 anni e vivo a Marina di Carrara. La mia specialità è la memoria fotografica. Riesco a ricordare tutto quello che vedo nei minimi particolari. Sin da piccolo, osservando la natura, mi sono reso conto che non esistono 2 cose uguali fra loro. Tutto si differenzia sulla base di piccoli particolari. Io amo identificarli e riconoscerli. La mia capacità è certamente collegata al mio stile di vita. Questa sorta così un po' di vita da eremita certamente costituisce alla fine la base del mio allenamento e dei risultati che ho conseguito nel tempo. Benvenuto Giuliano, buonasera. Allora Giuliano, abbiamo visto in questo filmato che lei dice di avere scelto una vita un po' da eremita. Sì. Come mai questa scelta? Diciamo che io ho sempre vissuto in campagna sostanzialmente, nella casa di proprietà dei miei genitori, che è stata costruita con grandi sacrifici, e quindi fin da piccolo mi sono legato anche affettivamente sia all'ambiente in generale che alla campagna. E questo elemento ha contribuito in pratica
ad allenare la mia mente, occhio e mente, diciamo, a capire che nella natura, diciamo, tutto si differenzia, nulla è uguale, anche ciò che sembra simile, addirittura uguale, può essere distinto sulla base di particolari precisi. E tra poco lui questo ce lo dimostrerà con una prova veramente che vi lascerà a bocca aperta, ma intanto vediamo quali sono gli elementi della sua prova. Prego, venga con me. Grazie. Credo sia la prima volta che in una televisione nazionale scendano delle uova dal cielo. Ma Super Brain è anche questo. Eccole qua. Allora, Giuliano, lei ha una memoria fotografica prodigiosa e soprattutto è capace di cogliere e memorizzare anche la più piccola differenza. Sì, quelle differenze che agli occhi di noi, gente comune, possono sembrare assolutamente invisibili. Allora, tutti quanti noi abbiamo comprato le uova almeno una volta nella vita, no? Poi si apre la confezione da 6, si mettono in frigorifero e queste uova sembrano sempre tutte uguali. In realtà, secondo Giuliano, non è così. Ogni uovo è diverso da un altro. Sono convinto, sì, assolutamente. Io le credo sulla parola. Comunque, vediamo in cosa consiste esattamente la sua prova. Il pelo sull'uovo. Il concorrente, dopo aver osservato un uovo scelto a caso, deve ritrovarlo tra 200. È proprio così. Possibilità di errore nessuna. Quindi lei riconoscerà un uovo fra 200. Certo. Va bene. Si può accomodare sulla poltrona, Grazie. La sua prova a Super Brain comincia ora. Io ho bisogno della collaborazione di Aida, se gentilmente puoi scegliere fra queste 200 uova una. Ok. Basta che tu la indichi con un dito, eh? Ok. Questo? Ok. Prego, Benedetta, puoi portare l'uovo al concorrente? Perfetto. E adesso comincerà a memorizzarlo e a studiarlo. Ricordo, Giuliano, che lei non ha possibilità di sbagliare, nessuna. Guardate con quale attenzione lui studia ogni minimo dettaglio. Chiaramente lui deve esaminarlo in tutti i suoi particolari, perché poi lo dovrà ritrovare in mezzo a 200 uova. Chiaramente deve cercare dei dettagli che rendono questo uovo unico rispetto agli altri. Sono pronto? Perfetto. Giuliano dice che è pronto, ha esaminato attentamente questo uovo, quindi Benedetta, cortesemente se prendi l'uovo e lo riponi al suo posto. Giuliano naturalmente è voltato di spalle, quindi non vede dove verrà riposto l'uovo. Lui adesso rifarà la camminata in maniera che lui non riesca a capire dai passi qual è la zona dove l'uovo viene riposto. Vi ricordo che non ha nessuna possibilità di errore, una sola manche, lui deve ritrovare questo uovo in mezzo a 200 uova. Ok. Bene, possiamo girare la poltrona?
Qua ci sono le 200 uova, si può alzare e può cominciare a cercare il suo uovo. Non ci sono gli anellini, non glieli hanno dati? Eccoli qua, ecco. Ce ne sono 3 perché lui segnalerà con questi anellini 3 uova che secondo lui potrebbero essere quelle giuste. Dopodiché, chiaramente, si riduce la scelta e deve tirarcene fuori uno. Dove vuole? Grazie. Lo so, io sento le signore che stanno mormorando qua in studio, lo so, può sembrare una cosa incredibile, ma lui... Ecco, che mette l'anellino, questo potrebbe essere l'uovo giusto. Lui può segnalarne 3 di uova per poi ricordarsele. È indeciso tra 2 uova. Anche questo uovo potrebbe essere quello giusto. Ne ha Cosa ne pensate? Perché onestamente io non le riesco a vedere le differenze, cioè vedo le differenze ma non saprei distinguere delle macchiette. Roberto? Ma sai, la cosa bella della natura è che non c'è mai nulla di uguale a se stesso. Ogni cosa, seppur per una minima frazione, per un piccolo particolare, è diversa. In questo caso le differenze però sono minime, sono veramente minime. Perché adesso noi magari li vediamo da qui, uno può sembrare più grande, uno più piccolo, uno di un colore un po' più deciso, uno più leggero, però poi alla fine bisogna capire quali sono i metodi che lui usa per selezionare tutto questo. Sono tutti diversi e saranno tutti diversi, come non c'è un'iride di un occhio uguale all'altro, come non c'è un'impronta digitale, come non c'è un DNA. La natura ha questo grande vantaggio.
Siamo tutti uguali di fronte alla legge, ma tutti diversi di fronte alla natura. Ed è anche la bellezza. È la bellezza del confronto e così si cresce, no? Certo. Dopo casomai ci facciamo spiegare qual è la tecnica che lui usa, perché lui sostiene di vedere dei minimi dettagli che riesce a memorizzare e poi a ritrovare nell'uovo quando noi lo riposizioniamo, particolari che le altre uova non hanno, chiaramente. Vi ricordo che non ha possibilità di errore e se troverà l'uovo che ha precedentemente esaminato e memorizzato, la sua prova sarà superata. Ha messo solo 2 anellini, quindi è indeciso adesso tra il 96 e il 34. Lo potrebbe cambiare? Non li vorrà guardare di nuovo tutti e 200? No, guardo solo questo. No, assolutamente. Scusi, sono interrotta, no, era... No. Ci mancherebbe altro. Certamente. Pensavo che ripartisse da capo. No. È indeciso se su l'ho questa interrotta parte. in questo Diciamo momento. che sono arrivato fino ai 200 e non ho ancora trovato lo spazio per questo, molto probabilmente in questa zona dovrebbe essere. Ah, ok. Perché con le luci dello studio tra un po' qualcuno si schiude. Si rischia infatti, sicuramente si rischia. Scusate, vi devo però interrompere perché Giuliano deve rimanere concentrato, deve mettere il terzo anello, Giuliano, prego. E questo è il terzo segnalato. Ora, in questo momento le 3 probabili uova sono la numero 27, il numero 27, il numero 96 Parto e il numero 34. Adesso lui riesamina queste 3 uova e sceglie qual è l'uovo giusto. Se ritiene che non è lui, tolga poi l'anello da quell'uovo. Non è lui, non è il 96. Al confronto tra le 2 uova, sta togliendo l'anello al numero 34, quindi questo per te. L'uovo che è stato scelto prima che ho visto è il numero 27. Aida, ce l'hai indicato tu l'uovo, che numero era? Il numero 27. Il numero 27! Grazie. Io non ho, scusate, io però voglio prendere l'uovo un secondo. Giuliano, veramente una prova incredibile. Allora, questo è l'uovo. Adesso la prova è finita e la sua prova è superata. Che c'ha quest'uovo di diverso da tutte le altre? Diciamo che fondamentalmente ha sicuramente queste macchiettine qua. Ce le hanno tutte le macchiettine. Sì, però sono leggermente diverse, posizionate diciamo in posizioni vedi, diverse. ma te l'avevo detto che erano le macchiettine che erano posizionate diverse. Sì. Bravo! Ciao, grazie. Via pure a me l'uovo. Allora, cari giudici, che mi dite di questa prova? Wow, sorprendente. Devo dire che secondo me tanto mai si era visto in televisione uno che guardava un quarto d'ora le uova, quindi è un fatto, come dire... E che risalgono in cielo? Esatto, eccezionale. E io farei tornare la prossima settimana portando 200 galline e lui guardando le 200 galline deve capire chi ha fatto l'uovo. Questo lo faremo alla prossima edizione. Però per l'affetto che ci lega da anni io ti voglio omaggiare dell'uovo vincitore. Grazie. Quindi dovete votare per la prova di Giuliano. Ecco, loro prima si domandavano
Chi è che mi ha chiesto prima, chissà come fa, poi gli chiediamo a memorizzare, cioè qual è il dettaglio? Qualcuno di voi? Roberto. Sì. Qual è la tecnica di memorizzazione? Sì, cerco di cogliere il maggior numero di dettagli possibili, che possono essere macchiettine sostanzialmente o delle escrescenze se ci sono nell'uovo, però una volta che l'occhio e la mente sono sintonizzati, sincronizzati bene, e la memoria fotografica quindi è attiva, ci si può lavorare prima sopra. Prima Amadeus faceva una battuta, qual è la gallina? Ma lei che ha un certo numero di galline e ha visto fare tante uova a quelle galline, lei riesce ad affidare ogni uovo alla sua gallina? Cioè sa quella gallina che tipo di uova fa? Sì, sostanzialmente. Vedi, non era una battuta, è vero. Si può fare. E allora guardi, se ci sarà una prossima edizione, come dice sempre Dario Bandiera, faremo questa prova. Intanto complimenti, la prova è superata. Grazie mille. Si può accomodare, ci vediamo dopo. Buonasera. Grazie Giuliano. Potete girare per favore? Vi devo mostrare una cosa. C'è qualcuno che conoscete in questa foto? È presente? Sì, sono io. Era la prima elementare. Adesso ti dico chi sei. Con la mollettina? Tu dici quella con la mollettina?